Questo video non contiene spoiler. Per molto tempo, una delle parole che veniva associata ad anime era mecha. Certo non in Italia, dove decisamente era diffuso di più il termine robottoni. Comunque, ben prima di questi, nel mondo dei cortometraggi animati erano diffusi già da parecchio tempo grazie a Walt Disney e la guerra si era appropriata di questo efficace e incisivo stile di comunicazione per veicolare messaggi politici e di propaganda, e tutte le nazioni in guerra produssero cartoni di questo genere. Tuttavia, gli orrori della guerra incisero fin troppo sulla sensibilità delle persone, in particolare dei bambini. Così, per un po' di tempo, i cartoni smisero di parlare di conflitti umani, di politica e di cruda realtà. Era meglio esporre i più piccoli a opere decisamente di fantasia. A partire dagli anni 70, il genere sicuramente più diffuso tra i ragazzi era il fantascientifico. Storie dove l'umanità intera si preparava non ad affrontare se stessa, ma qualcosa di estraneo a lei, ad esempio un mostro o un alieno, sulla Terra oppure nello spazio sterminato. Le opere di questo tipo hanno riscosso talmente tanto successo che potremmo effettivamente parlare di un fenomeno di portata globale, e il Giappone non fu da meno. Nei titoli prodotti dagli studi di animazione nipponici, la trama in generale era abbastanza semplice. Un eroe, alla guida di sgargianti macchine aerospaziali, difende l'umanità da pericolose minacce esterne. Tali minacce, nell'immaginario collettivo nipponico, dovevano personificare, anche alla luce dei contemporanei risvolti geopolitici, il terrore di un possibile conflitto nucleare agli occhi degli spettatori più giovani a cui queste opere erano dirette. Ma nell'anno 1979 un audace scrittore nipponico cambiò radicalmente lo stile e il contesto tipici del genere mecha, spogliando quest'ultimo dell'eroismo dietro la figura del protagonista difensore della Terra e rivestendolo con una più realistica atmosfera di conflitto politico. Un'altra innovazione caratteristica di questo nuovo filone del genere fu sicuramente la rimozione del cosiddetto mostro della settimana, ossia il mecha cattivo mandato a compiere azioni malvagie per poi essere distrutto nel finale dell'episodio dall'eroe della serie. Al suo posto comparve una trama più articolata, basata sul racconto di una storia non più incentrata sul succedersi di scontri contro i boss di turno. I robot, infatti, furono declassati ad armamentario bellico e la scena l'appresero i loro piloti, la cui narrazione potrebbe ricordare quella degli assi dell'aviazione durante i conflitti mondiali. Ed ecco che dal genio creativo di Yoshiyuki Tomino e del suo staff nacque Mobile Suit Gundam, la prima serie di uno dei più longevi e fortunati franchise del panorama mecha giapponese. Essa venne realizzata dalla Sunrise Studio, una casa di animazione abbastanza giovane all'epoca, essendo stata fondata solo 7 anni prima. Già prima di Gundam, la Sunrise, spesso in collaborazione con la Toei Company, aveva realizzato alcuni anime a tema mecha o, più in generale, fantascientifico, di cui alcuni scritti dallo stesso Tomino. In seguito, la Sunrise avrebbe acquisito popolarità nel nostro paese grazie ad altri anime di genere mecha e non, ma che ebbero altrettanto successo. A cavallo degli anni 70-80, l'interesse per il genere mecha ne uscì rafforzato grazie alla popolarità acquisita dai robottoni giocattolo distribuiti sia in Giappone che sul mercato estero. Negli States, ad esempio, nel 1984 la Hasbro nominò le controparti americane dei robottoni giapponesi Transformers. Anche Gundam acquisì fama e popolarità grazie a questo fenomeno. Infatti, nel 1980 nacque la prima linea di giocattoli denominata Gunpla, ad opera della Bandai Namco, azienda giapponese che, grazie anche alla serie di Tomino, divenne la quarta produttrice di giocattoli al mondo e in seguito avrebbe addirittura inglobato l'intero studio Sunrise. Ma veniamo al periodo in cui Gundam fa il suo ingresso in scena nel nostro paese. In realtà l'Italia fu il primo paese a trasmettere fuori dal Giappone la serie animata. Infatti, solo nel 2001 Cartoon Network lanciò la serie negli Stati Uniti e per di più la inserì in tarda serata. In Italia, invece, Tele Monte Carlo acquisì, anche se per errore della Sunrise, che all'epoca non avrebbe dovuto esportare la serie, le puntate nel 1980 e le trasmise in TV. Ad ogni modo, il lavoro editoriale dietro fu sicuramente discutibile, con alcune linee di dialogo totalmente travisate ed episodi interamente non doppiati. Questo non ci voleva, ma intendo compiere la missione che Ghirenzabi mi ha affidato ad ogni costo. Puoi informare il colonnello Makube della mia decisione. Signor sì. Ora puoi anche andare.
Che determinazione. Rambaral la stoffa dell'eroe. Riferisci a Makuve che Rambaral, qualsiasi cosa succeda, porterà avanti la sua missione a costo di combattere a mani nude. Sì, signore. Grazie lo stesso per averci provato. Buona fortuna. Rambaral è proprio un idiota come lo descrivono. In seguito, anche per le ragioni appena viste, Gundam scomparve dal panorama televisivo italiano per ben 20 anni. Infatti, solo nel 2004 la Mediaset acquisì la licenza della serie e la ritrasmise, preoccupandosi di realizzare un nuovo doppiaggio, questa volta completo e più fedele alla versione giapponese. Infine, anche Danit e Amazon hanno acquisito i diritti, contribuendo alla seconda vita di quella longevissima serie che, tornando sul palcoscenico dopo più di 20 anni, ha saputo sia riavvicinarsi agli ormai cresciuti primi telespettatori, che ad avvicinarne di nuovi. Hajime Yatate fu il falso nome dietro cui si celava lo staff che lavorò, diretto da Tomino, alla realizzazione della serie animata che in futuro sarebbe diventata un cult. Il maestro anni dopo avrebbe indicato come sua fonte di ispirazione il lungometraggio fantascientifico americano Destinazione Luna. Fin da bambino rimase affascinato dalla corsa allo spazio e per dare il tocco di realismo alla sua opera si basò sugli scritti del fisico americano Gerald O'Neill, che per primo teorizzò la possibilità di edificare colonie spaziali nei punti di Lagrange, ossia dei luoghi stabili del sistema solare dove esse potrebbero rimanere in orbita senza consumare energia. O'Neill e i suoi cilindri spaziali, teorizzati nel 1974, furono di grande ispirazione per il panorama fantascientifico, venendo infatti ripresi anche da altre opere come Cowboy Bebop. Comunque Tomino non è stato l'unico artista dietro il primo Gundam. Infatti fu il character designer di allora, Yoshikazu Yasuhiko, a interpretare e rappresentare al meglio la volontà di Tomino di non mettere i robot al centro della storia, bensì l'umanità intera e le sue sfaccettature, tra cui quella di non saper comunicare le proprie emozioni. In una recente intervista, il mangaka ha infatti sottolineato come nel primo Gundam i personaggi rappresentassero al meglio gli errori di comunicazione commessi dalle persone nel mondo reale, un tratto a suo dire di profonda umanizzazione che trova un suo esempio nella scena dell'incontro tra Amuro e sua madre. Io non riesco davvero a credere a quello che dici, mamma. Volevi che mi prendessero, lo avresti preferito, siamo in guerra! E sempre secondo l'artista, quella serie fu la prima a rappresentare in quel modo i personaggi. Comunque Gundam non è solo storia, anche i robot hanno il loro lato innovativo. La serie inaugura il concetto di Real Robot, che rimuove gli inutili fronzoli decorativi delle macchine, relegandole l'aspetto a quello di armamenti bellici aventi la funzionalità come scopo principale. Kunio Kawara è l'uomo dietro il mechanical design della serie, nonché il primo mecha designer in assoluto. Egli, per sua stessa ammissione, non si definisce un artista, bensì un artigiano che dà una forma alle idee pensate da altri. A questo proposito, Okawara ha sottolineato come il design del Gundam, ispirato al samurai giapponese, fosse stato influenzato da logiche di mercato, ossia era finalizzato alla vendita dei giocattoli. Al contrario, sui mobile suit nemici egli ebbe più libertà di manovra, visto che inizialmente non era prevista la loro commercializzazione, e ciò lo spinse verso qualcosa di più spoglio. Veniamo a ciò che ruota intorno alla storia della prima serie, ma innanzitutto è necessario premettere che questo canale vuole occuparsi di analizzare storie e personaggi appartenenti esclusivamente alla timeline dell'Universal Century. Questo perché siamo convinti che sia la timeline che meglio trasmette il messaggio celato dietro Gundam. 79° anno dell'era spaziale. È passato più di mezzo secolo da quando l'umanità, spinta dai pericoli della sovrappopolazione e dei cambiamenti climatici dovuti a un sovrasfruttamento delle risorse naturali terrestri da parte dell'uomo, ha cercato accoglienza nello spazio, colonizzando prima parte della superficie lunare e, in seguito, costruendo colonie spaziali che potessero accogliere gli emigrati. Ecco quindi che, nei punti di Lagrange, furono creati i site, ossia gruppi di colonie ospitanti ciascuna circa 10 milioni di persone. All'interno di questi cilindri rotanti vennero ricostruiti artificialmente ambienti il più simili possibile a quelli terrestri e, ovviamente, alcune città. Le colonie sfruttavano specchi solari per produrre energia e celle a combustibile alimentate a idrogeno
per garantire la produzione dell'ossigeno necessario alla sopravvivenza degli abitanti. Intorno al cilindro principale si trova un anello sul quale ruotano blocchi aggiuntivi, aventi funzioni di moli per navi spaziali che attaccano lo spazioporto, di settori industriali e di settori agricoli dediti alla produzione di generi alimentari. Apposite funicolari collegano i bacini esterni al blocco centrale contenente i centri urbani. L'ultima curiosità può riguardare la gravità, che viene simulata attraverso la forza centrifuga dovuta alla rotazione del cilindro. Un'eccezione al formato delle colonie è quella di SED 3, che invece di avere gli specchi esterni, convoglia la luce solare dentro il cilindro grazie a tubi in fibra ottica che formano un unico nucleo centrale. Questo consente il raddoppio della superficie abitabile, portando la popolazione coloniale a 36 milioni di abitanti. Ma come già accennato, gli uomini non hanno creato solo le colonie. Infatti esistono anche città sulla superficie lunare. Esse sono state edificate all'interno dei crateri, basandosi sulla teoria che i meteoriti, come i fulmini, non colpiscono 2 volte nello stesso punto. Si sono sviluppate su più livelli sotterranei e in questi la luce artificiale viene trasferita attraverso fibre ottiche che sfruttano la luce solare. Le principali città lunari sono Von Braun City, fondata proprio nel punto in cui avvenne l'allunaggio e il cui nome è un omaggio al capostipite del programma spaziale statunitense realmente esistito, e Granada, città fondata sul lato nascosto della Luna. Politicamente i stati nazionali, incapaci di fronteggiare i problemi derivati dalla sovrapopolazione, la carenza di risorse naturali e i cambiamenti climatici, si unirono sotto l'unico governo democratico della Federazione Terrestre, una sorta di ONU ma con più potere decisionale. La nascita della Federazione Terrestre è stata la premessa politica all'inizio della migrazione spaziale. Le colonie che vengono in seguito realizzate sono soggette al governo federale e contengono migranti più o meno volontari, tanto che questi ultimi considerano coloro che rimangono sulla Terra come una vera e propria elite. Infatti, sebbene esista un Parlamento autonomo per ogni side, che gode di un'apparente autonomia politica, solo parte dei parlamentari viene eletta dal popolo coloniale. Il resto è composto da membri della Colony Public Corporation, un'organizzazione federale. Difatti la federazione esercita un controllo anche militare sulle colonie, assicurando, su ognuna di esse, la presenza di reggimenti dell'esercito in appoggio a eventuali milizie coloniali che non hanno però le caratteristiche di un esercito regolare. La Luna e le sue città fanno eccezione. La loro potenza economica, derivata dallo sfruttamento dei giacimenti minerari lunari, garantisce loro una certa leva rispetto al governo federale. In particolare, le forze militari federali dipendono dagli armamenti realizzati dalla Anaheim Electronics, un'impresa con sede a Von Braun City. Ma torniamo all'anno 79 dell'era spaziale. Munzo, la colonia principale di SED 3, il SED più lontano dalla Terra, dichiara la sua indipendenza dal governo federale dopo essersi rinominata Principato di Zion. Nella colonia si instaura un regime dittatoriale in mano al capofamiglia di una delle più influenti casate presenti a Munzo, gli Zabi. Darwin Zabi, autonominatosi principe, guida l'insurrezione del suo popolo, stanco delle vessazioni subite dal governo federale. Ben presto lo scontro assume tratti più militari che politici e, sebbene inferiore per numero di navi da guerra spaziali, nei primi giorni il Principato riesce a infliggere ben 2 pesanti sconfitte alla Federazione. Ciò viene reso possibile grazie alla nuova tecnologia a disposizione delle truppe coloniali, i Mobile Suit di prima generazione, gli Zaku. Sebbene l'ideale dietro la guerra mossa dal Principato voglia riflettere il sogno di Zion Zum Daikun, un fervente politico di Munzo dalle forti idee indipendentiste, in realtà l'esercito non si fa problemi a combattere contro le altre colonie spaziali che restano schierate con la Federazione. La fase iniziale dei combattimenti, durata 1 mese, ha visto entrambe le parti perdere la metà delle rispettive popolazioni. La gente è inorridita dalle atrocità che i 2 eserciti hanno commesso in nome dell'indipendenza. Infatti, proprio in seguito a un attacco contro le colonie di SED 2, denominate Atte, il Principato decide di cercare di vincere la guerra in breve tempo, facendo schiantare una delle colonie sul quartier generale della Federazione Terrestre a Jaburo, in Brasile. Il quartier generale federale è costruito in profondità sottoterra per resistere ad assalti nucleari, ma non potrebbe resistere all'impatto della colonia. Questa prende il nome di Operazione British e la colonia, i cui abitanti sono stati in precedenza sterminati con gas tossico, viene lanciata sulla Terra attraverso motori ausiliari. Ciononostante manca il bersaglio e si frammenta nell'atmosfera. Le conseguenze dell'impatto dei 3 pezzi sono tremende. Il Nord America viene parzialmente distrutto.
l'Asia orientale subisce forti inondazioni e la parte est dell'Australia scompare definitivamente. Con un solo atto di guerra, il Principato mette fine a miliardi di vite umane e sconvolge per sempre il clima terrestre. La Federazione è impreparata. Le sue navi spaziali non possono competere con la mobilità e la potenza di fuoco dei ciclopi di Zion. Ciò si traduce nella sconfitta della battaglia di Lum, una regione spaziale vicina a Sed 5, durante la quale gran parte della flotta federale viene spazzata via e l'ammiraglio federale Abraham Reville viene fatto prigioniero. A questo punto il Principato tenta il colpo gobbo e, forte della superiorità tattica datagli dal Mobile Suit, invade la Terra, occupando facilmente Nord America, Africa e altre parti del mondo senza che la Federazione possa far più che opporre una minima resistenza. Tuttavia la Terra si rivela presto un pozzo senza fondo, in cui le risorse economiche e belliche del Principato vanno a perdersi. Così la guerra si protrae per alcuni mesi, senza altri combattimenti importanti degni di nota. Questa attesa dà tempo alla Federazione di costruire finalmente i suoi Mobile Suit, per sperare almeno di combattere ad armi pari contro i coloniali di Zion. Ed è qui, su Side 7, il Side più recentemente costruito, che nascerà la leggenda del Gundam. Facciamo quindi un'ultima precisazione di carattere tecnologico. Sono due i termini che maggiormente ricorrono nella prima serie e che richiedono un minimo di descrizione. Il primo è il concetto di particella Minovsky, ossia una particella derivata dalla reazione dell'isotopo elio 3 con le pareti interne del reattore Minovsky-Ionesco, ossia un reattore per la fusione nucleare inventato dal medesimo scienziato. Queste particelle, aventi massa a riposo quasi nulla, presentano una caratteristica peculiare. Se disparse nello spazio si allineano spontaneamente formando l'Eye Field, ossia un campo che si espande lentamente fino a perdersi nello spazio. Le particelle disperse interferiscono inoltre con onde radio, microonde e con il funzionamento di circuiti elettronici, distruggendo quelli non protetti. Per lo stesso motivo, le particelle Minovsky rendono i sistemi radar e comunicazioni non via cavo totalmente inutili, mentre i segnali infrarossi risultano deviati e perdono l'efficacia. Infine, la luce visibile offuscata. Tutto questo viene definito effetto Minovsky. Ciò sta alla base del bisogno di armi da combattimento ravvicinato. In un universo in cui le navi non riescono più a colpire efficacemente dalla lunga distanza, i Mobile Suit, in grado di portare avanti scontri ravvicinati, diventano decisivi per le sorti di una battaglia. Da qui l'enorme vantaggio tattico del Principato. Il secondo termine importante è megaparticelle. Queste sono alla base delle armi più distruttive usate nella prima serie di Gundam. Sono particelle Minovsky a carica opposta, che vengono compresse a fronte di un alto costo energetico al fine di comporre una particella più grossa e neutra, la megaparticella per l'appunto. La potenza di questi raggi a megaparticelle, arma di fatti usata da entrambe le fazioni, sta anche nel fatto che queste non vengono deflesse dai campi magnetici. Più tardi verrà sviluppato il fucile a megaparticelle, inizialmente in dotazione soltanto al Gundam, all'interno del quale le particelle Minovsky si trovano già precompresse, in modo che basta una piccola quantità di energia in più per comprimersi, diventare megaparticelle e sprigionare la loro forza distruttiva. È chiaro che tutta questa tecnologia si basa sulla possibilità di produrre particelle Minovsky attraverso l'omonimo reattore, il quale richiede a sua volta la materia prima dell'isotopo elio 3. Per questa ragione nasce la Jupiter Fleet, un'organizzazione non governativa che trasporta elio e metano dall'atmosfera di Giove fino alla sfera terrestre. E con questo siamo giunti alla fine del primo video del canale. Nel prossimo parleremo delle animazioni, della musica, dei combattimenti e più in generale della trama della prima serie di Gundam, ovviamente senza spoiler. Vi ringraziamo per averci seguito fino a qui, vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video o di commentare e di mettere segui o like alla pagina Facebook o anche entrambi. Alla prossima!